Amici di Planet Spin, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa avventura di pesca. Oggi vi porto con me alla scoperta di un nuovo itinerario e ci faremo accompagnare da un nuovo amico che è della zona, che ci porterà in esplorazione lungo questo spot. Dove andremo? Andremo nell'ultimo tratto del fiume Volturno e poi ci sposteremo verso la foce. Che cosa faremo? Vi farò vedere un po' il posto, come si pesca, vi farò vedere le attrezzature che abbiamo portato con noi per questa sessione di pesca e poi insieme al nostro amico capiremo anche quali sono le condizioni meteo marine, le condizioni del fiume ideali per svolgere le nostre battute di pesca, avere qualche chance in più di cattura. In questo video scopriremo insieme anche, andremo a testare qual è lo stato di salute del fiume, della foce e soprattutto dei suoi abitanti. Speriamo di divertirci, speriamo di fare anche qualche bella cattura. Venite con noi in questa avventura di pesca. Andiamo! Lungo l'ultimo tratto del fiume Volturno e la sua foce ci sono tanti posti per la pesca della spigola e altre specie minori. Gli spot ideali per la tecnica dello spinning sono soprattutto la zona dello sbocco in mare, sia sul lato destro che sinistro, dove possiamo incontrare anche il pesce serra e la lecciamia in base anche al periodo dell'anno in cui siamo. Grazie all'ampia portata d'acqua e alla salinità del fiume, la spigola si spinge fino a diversi chilometri in interno fiume. Le zone con presenza di vegetazione, rocce affioranti, ostacoli sommersi o anche le barche ormeggiate rappresentano i microhabitat ideali che questo predatore preferisce per tendere i suoi agguati. Gli orari da preferire sono soprattutto quelli notturni o i classici cambi di luce alba e tramonto. Una buona conoscenza del territorio è necessaria per non incombere in spiacevoli imprevisti. Allora amici, siamo giunti sullo spot. Noi abbiamo l'onore di avere con noi un nuovo amico qui su Planet Spin. Ragazzi, vi presento Dimitri. Salve, piacere a tutti. Allora, Dimitri oggi ci farà un po' da cicerone alla scoperta di quest'ultimo tratto del fiume Volturno e poi andremo a fare un salto lì sulla foce all'Oasi dei Variconi, giusto Dimitri? Assolutamente sì, è una tappa obbligatoria. Ci faremo una passeggiatina, vediamo un po' il posto, Dimitri ci darà qualche indicazione su quelle che sono anche le attrezzature, le esche che sono quelle là ideali per fare, ecco, delle sessioni di pesca a spinning dalla costa. Che dire, ora facciamo qualche lancio e poi ci fermiamo per dare qualche indicazione, dai. Allora, una delle prime indicazioni che noi chiediamo al nostro caro Dimitri è quella, ecco, di spiegarci quali sono gli spot che dove abbiamo la possibilità di pescare lungo questo argine del Volturno. Io in questa zona vedo una massicciata e immagino il fondale sia a lento declino verso il centro un po' del fiume. Esattamente. Cosa ci racconti, Dimitri? Allora, spiegaci un po' lo spot. Diciamo che nel Volturno lo spot ideale
e trovare appunto o piccoli scogli o comunque piccole sistemi di palavecchie, palafitte, di sistemi di pali, o anche vicino alle barche, o anche, che è un posto che adesso un po' è diventato impervio e arrivarci, però sono le due gambe del ponte, perché lì da sempre c'è sempre una bella pescata, perché ci sono i resti del vecchio ponte e quindi lì ovviamente ci sono tutti quei fenomeni tipici delle alghe, delle rocce con gamberetti, granchi, piccoli pescetti, e quindi sono zone che la spigola ama frequentare. Cercare questi punti per svolgere le attività predatorie.
facciamo un appunto anche sulle esche artificiali che solitamente sono quelle ideali nella pesca qui all'interno del fiume, della foce in genere. Di solito io utilizzo queste micro esche, se così si può dire. Diciamo sono esche molto leggere che vanno dai 4-5 grammi di peso in poi, che noi possiamo, diciamo, montare come meglio preferiamo, in base anche alla velocità della corrente, alla profondità e, diciamo, in merito anche alla zona dove intendiamo pescare. Questa qua l'ho presa in prestito a Dimitri, è il classico dei classici, lo Swing Impact della Keitech. Diciamo, questa colorazione qua è quella che funziona bene sia per le spigole ma anche per i bassi in acqua dolce. Assolutamente, se infatti questo lo uso spesso. Mentre Dimitri ha dalla sua un'esca, diciamo, di quelle low cost. Sì, la classica testina piombata di Decathlon, sì, che diciamo che è un'imitazione comunque del Black Minnow, sì, che io trovo anche più efficace, o più che più efficace, più resistente all'usura. Questo sempre ha tanti mesi, ha preso tanti pesci, sì, ed è ancora intatta. C'è diciamo, un silicone molto più resistente. Sì, la mescola del corpo sì, di questa esca riesce ad essere maggiormente resistente rispetto a quelle di altre ditte, e ovviamente dipende anche dall'utilizzo e diciamo, dalla tipologia di morso che si riceve, perché un morso ben assestato di una bella spigola la spezzerebbe comunque. Il nostro obiettivo è quello di farla a pezzettini. Queste qua, diciamo, sono le esche che vanno un po' per la maggiore, per andare a sondare gli strati, diciamo, dalla superficie fino al fondo. In altre zone dove c'è un po' di corrente in più, Dimitri mi diceva vanno bene anche dei crank oppure delle esche con un po' di paletta in più, sì, affondando, perché altrimenti se la paletta è troppo leggera la corrente alza l'artificiale, lo fa diventare quasi top water, come non lavora bene, quindi deve essere bello affondante. Quindi per ritornare un po' al discorso, fare un riepilogo, per quanto riguarda gli spot abbiamo detto qualcosa prima, per quanto riguarda le esche abbiamo detto giusto un accenno adesso, invece per quanto riguarda le canne, ecco, non servono canne molto lunghe, ma servono canne di una lunghezza che va intorno ai 6 piedi e mezzo, 7 piedi al massimo, sì, quindi parliamo dei 2 metri, 2,13 m. L'importante è avere una canna che sia molto sensibile, in modo da permetterci di gestire bene l'artificiale, gestire e sentire magari anche le tocche, sì, le mangiate, che a volte sono molto timide, e quindi, diciamo, l'impostazione di pesca è un po' questa, accoppiata con un 2000, un 3000, un trecciatino che può essere un 10 libbre, e il finale che va da uno 0,25, 0,28 fino a massimo 0,30, perché oltre poi diventerebbe troppo visibile il filo, e quindi questa è un po' l'impostazione di pesca che si utilizza all'interno dei fiumi, diciamo, nei pressi delle foci. Allora, dopo questo break qui sul lato interno della foce, ci spostiamo verso il lato, diciamo, più esterno, quindi andiamo nell'Oasi dei Variconi, ci facciamo una bella passeggiata e vi faccio vedere un po' il posto. Andiamo. Allora amici, siamo giunti proprio sull'ingresso principale, ecco, dell'Oasi dei Variconi, e il nostro Dimitri è qui che ci accompagna, e abbiamo trovato anche un simpatico amico che si chiama Antonio. Una figura storica del posto, perché lui, diciamo, è il custode, diciamo, non ufficiale, però è concreto di tutto ciò che succede. Antonio. Allora, iniziamo la nostra passeggiatina, saranno 700-800 metri, qualcosa in più? Ma sì, diciamo 5 minuti a piedi. 5 minuti a piedi. E nel frattempo vi faccio conoscere un altro lato di Dimitri, che si occupa anche di tutela del territorio. Lui è presidente di un'associazione qui sul territorio a Castelvolturno, che da anni lotta un po' come Don Chisciotte contro i mulini a vento, contro predatori e sciacalli che continuamente e quotidianamente praticamente violentano il nostro territorio, il fiume, la costa, soprattutto pescatori abusivi. Quali sono le attività, ecco, principali
Ma allora, innanzitutto mettono le reti ovunque, maglie strettissime di notte, ho visto anche chiudere completamente la foce, poi spesso quando si alza il mare restano incagliate negli scogli e rimangono lì per, per decenni. Poi c'è anche chi pesca ancora con i petardi di notte, cassette, tubi, di tutto di più. Nemmeno il farlo apposta. Non so se si è sentito, vabbè, questo fa parte ancora di qualche Sì, residuo di Capodanno. assolutamente sì. Però ci sta a tema. Poi nel Volturno sono ormeggiate tantissime barche abusive che ogni mattina liberano lo scafo che è pieno di nafta direttamente nel fiume senza alcun tipo di controllo. È una battaglia che ho denunciato più volte con dei video, è andata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Trasporti. Sto aspettando sempre qualche intervento drastico e non qualche intervento a tampone di facciata che ogni tanto fa la capitaneria di porto, che non serve assolutamente a nulla. Allora, come avrete potuto capire, oggi comunque, anche per l'orario in cui siamo a pesca, siamo nel primo pomeriggio, le chance, ecco, di fare qualche cattura si riducono tantissimo. Oggi è l'occasione per conoscere finalmente Dimitri, che in qualche modo ci dà anche quello che è un po' lo stato di salute dell'Oasi dei Variconi e anche del fiume della Foce in genere, no? Con la sua associazione che si chiama ASD Volturno Amare. ASD Volturno Amare, vuol dire Amare il Volturno. Amare il Volturno. Ed ecco, quindi oggi ci farà da accompagnatore in questa nostra passeggiatina. L'invito, diciamo, a tutti gli amici che ci seguono è di comunque venire a provare in questa zona dove è possibile pescare, anche se si tratta di una riserva, giusto Dimitri? Sì, la pesca sportiva è consentita, le norme di salvaguardia lo consentono. Ok. E sinceramente quando vedi in questo posto prendere il pesce è l'ultimo dei problemi, perché c'è talmente cose belle da vedere che anche se non si prende nulla va bene lo stesso. Allora, siamo giunti in uno dei primi spot qui alla Foce e praticamente Dimitri ci consiglia questi che sono secondo lui un po' i posti migliori in questa zona, anche se fanno molto le condizioni meteo marine, soprattutto il vento. È vero Dimitri che influenza tantissimo l'azione di pesca, perché a volte ci aiuta nel lancio, nella gestione delle esche, molte volte invece ci penalizza e quindi ci evita, diciamo, fa in modo che le nostre esche non raggiungano con precisione la zona di pesca e soprattutto la distanza dove dobbiamo fare arrivare le nostre esche per tentare di catturare il predatore. Ci innesca un bel VTD, facciamo un po' di pesca di superficie. Sì, perché qua il fondale è molto basso, c'è una profonda buca. Ecco perché è un posto molto pescoso, però al netto della buca il fondale non supera il mezzo metro, quindi un VTD come dire, efficace, soprattutto con l'acqua che non è molto sporca, quindi si riesce bene a vedere dal fondale, diciamo. Qui sullo spot abbiamo trovato anche un simpatico pescatore che si chiama Davide. Davide è un pescatore del posto che viene molto spesso qui sulla Foce, qualche spigoletta l'ha catturata. E Dimitri invece ci descrive un po' questa parte della Foce, questo spot. Sì, siamo diciamo alla punta estrema della scogliera, quella che guarda verso il centro del paese. Diciamo i posti migliori sono appunto le due estremità della scogliera. Qua di solito se prendi una spigola qua è bella grossa, raramente ci stanno nelle piccoline, a differenza dell'altro lato.
perché appunto ci sono delle buche profonde qua sotto, quindi è un posto molto frequentato dalle spigole che ovviamente si annidano in queste buche per cacciare il pesce foraggio. Allora, invece per quanto riguarda le condizioni meteo marine, da preferire, soprattutto magari per la pesca nei mesi invernali, alla spigola, qui in foce, che ovviamente i predatori maggiori, più grandi che possiamo insidiare sono le spigole o i pesci serra, in estate invece, che io sappia, anche le lecceame. Sì. Quindi per quanto riguarda invece la pescata prettamente invernale, la spigola è un po' la padrona dello sport, giusto? Quali sono le condizioni meteo marine da preferire? Quelle classiche sulla scaduta della mareggiata, oppure quando c'è grossa pioggia, anche se il mare rimane calmo, però c'è grossa pioggia per cui arriva la torbida a monte del Volturno, nel passaggio tra l'acqua marroncina e l'acqua verde, quello è l'ideale per pescare, perché ovviamente la torbida porta pure sostanze nutritive. Sì. E allora nel momento in cui l'acqua diventa leggermente più chiara e quindi che l'artificiale si riesce a vedere, è un momento ideale. Allora, ci spostiamo verso l'ultimo spot di questa sessione di pesca, andiamo proprio alla punta più esterna della foce e si percorre una strada un po' difficoltosa, però pian piano ce la facciamo. Allora, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la parte più esterna sul lato sinistro della foce, che secondo Dimitri è il lato più pescoso della foce. Anche qua, diciamo, lo spot è caratterizzato da una massicciata e poi c'è subito 1,5 metri d'acqua, 2 metri, ovviamente quanto più lontano si riesce a lanciare più c'è fondo. La caratteristica dello spot è questa, si cerca, ecco, di pescare rasentando la scogliera con i classici artificiali che possono andare bene a seconda anche delle condizioni meteo marine in cui ci troviamo. Ora siamo qua proprio sull'esterno della foce, uno dei posti più belli, no, di questo spot. Sì. Che dire, Castelvolturno è il Volturno, sono dei posti ed è una città ricca di contraddizioni, no? C'è un fiume bellissimo che non viene valorizzato, spiagge incredibili che potrebbero abbandonate. Non vogliamo fare un video di denuncia perché avremo facile appiglio. Noi vogliamo sensibilizzare, ecco, tutti i pescatori a anche frequentare questo posto, perché io, grazie a Dimitri, diciamo, per nome a questo posto, ma che è pericoloso
Io grazie a Dimitri invece ho trovato tanti pescatori Ospitali, posto, ospitali, gentili. Io E non veramente omettusi. sono rimasto senza parole. Ovviamente ogni pescatore tende un po' a nascondere quelli che sono i propri segreti e Dimitri invece va un po' oltre quello che è il pescatore classico. Che dire, io mi sto godendo questo spettacolo di tramonto, una serata spettacolare. Ovviamente siamo venuti qua per fare un sopralluogo, non avevamo intenzione di catturare dei pesci, però ci stiamo provando ancora e facciamo ancora qualche lancio. Perfetto. Allora ragazzi, la nostra pescata qui sullo spot continua ancora per qualche minuto, ci godiamo questo bel tramonto lanciando le nostre esche artificiali. Che dire, io ringrazio Dimitri per la sua ospitalità, per la gentilezza. E questo qua diciamo, è la prima di tante pescate, spero faremo insieme in questo spot. E ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. E da Luigi e Dimitri come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!